Esiste un regno di cui quasi nessuno parla, eppure riuscì a portare la civiltà greca più lontano di chiunque altro, molto oltre la Persia e la Mesopotamia, fino ai confini dell'India, dove greci, persiani, sciiti e indiani iniziarono a vivere nello stesso modo. Qui sorsero città greche nel cuore dell'Asia, si parlava greco, si costruivano teatri e si studiava filosofia, a migliaia di chilometri da Atene, ma soprattutto da questo piccolo regno nacque uno degli incontri culturali più straordinari della storia, quello tra la Grecia e il buddismo, un'eredità che ancora oggi sopravvive. In una regione lontanissima chiamata Battriana nacque uno dei regni più ricchi, potenti e affascinanti dell'intero mondo ellenistico. Questa è la storia del regno greco-battriano. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Per Alessandro Magno, la Battriana rappresentava l'estremo oriente del suo impero, una terra lontanissima, separata dal Mediterraneo da migliaia di chilometri, protetta da immense catene montuose, attraversata da grandi fiumi e circondata da popolazioni nomadi. Oggi questa regione corrisponde principalmente all'Afghanistan settentrionale, all'Uzbekistan meridionale e al Tagikistan. Nel IV secolo a.C. era una delle province più ricche dell'antico impero persiano. Grazie alla sua posizione strategica, controllava i collegamenti tra l'Iran, l'Asia centrale e il subcontinente indiano. Quando Alessandro conquistò la Battriana, non trovò una popolazione pronta ad arrendersi. Anzi, fu proprio qui che combatté alcune delle campagne più difficili della sua intera carriera. Non una grande battaglia campale, ma anni di guerriglia, di rivolte e di continue ribellioni. Per quasi 3 anni, Alessandro è costretto a combattere tra montagne e fortezze. Le popolazioni locali conoscono perfettamente il territorio, attaccano rapidamente e poi scompaiono. È una guerra completamente diversa da quella combattuta contro Dario III. Per consolidare il controllo della regione, Alessandro decide di fare ciò che aveva già sperimentato in molte altre parti del suo impero. Fonda nuove città, vi trasferisce migliaia di coloni greci e macedoni, costruisce fortificazioni, favorisce il commercio e cerca di integrare le elite locali nel nuovo sistema di governo. È proprio questa la grande intuizione di Alessandro: non limitarsi a conquistare, ma creare una nuova comunità dove culture diverse potessero convivere. Una scelta che avrebbe avuto conseguenze enormi anche molti decenni dopo la sua morte. Dopo la morte di Alessandro, la Battriana entra a far parte dell'impero Seleucide. Per quasi 70 anni rimane una lontana provincia orientale, ma la distanza dalla capitale è enorme. Più di 3000 km separano la Battriana da Antiochia. Governare un territorio così lontano diventa sempre più difficile. Mentre i sovrani seleucidi combattono guerre contro Tolomei, Parti e regni ellenistici, in Oriente i governatori iniziano ad acquisire sempre maggiore autonomia, e uno di loro sta per cambiare la storia, perché il regno greco-battriano non nasce grazie a una conquista, nasce da una ribellione che avrebbe dato vita a uno dei regni più sorprendenti dell'intero mondo ellenistico. Verso la metà del III secolo a.C., l'impero seleucide attraversa uno dei momenti più difficili della sua storia. A occidente infuriano le guerre contro l'Egitto tolemaico, a oriente aumentano le rivolte. I confini sono sempre più difficili da difendere. Ed è proprio in questo momento che accade qualcosa di inaspettato. Il governatore della Battriana, Diodoto I, decide di rompere definitivamente ogni legame con i Seleucidi. Intorno al 250 a.C. si proclama re. Nasce così il regno greco-battriano, uno stato indipendente, destinato a diventare uno dei più ricchi dell'intero mondo ellenistico. Può sembrare una semplice ribellione, in realtà è molto di più. Per la prima volta una provincia dell'estremo oriente ellenistico diventa completamente autonoma e riesce persino a sopravvivere. Questo dimostra quanto ormai l'autorità dei Seleucidi fosse diventata fragile. Come ogni nuovo sovrano, anche Diodoto vuole dimostrare al mondo la propria indipendenza. Fa coniare monete con il proprio ritratto, un gesto altamente simbolico. Nel mondo antico, coniare monete significava proclamarsi sovrano legittimo. La capitale del regno diventa una delle città più straordinarie dell'Asia, Ai-Khanoum, una vera polis greca costruita sulle rive dell'Oxus. Qui sorgono templi, teatri, ginnasi, biblioteche e palazzi. Chiunque vi fosse arrivato avrebbe avuto l'impressione di trovarsi in una città della Grecia, non nel cuore dell'Asia centrale. Ed è proprio questo l'aspetto più sorprendente. La cultura greca non viene semplicemente conservata,
continua ad evolversi, anche a migliaia di chilometri dal Mediterraneo. La posizione geografica rende il nuovo regno estremamente ricco. Le carovane attraversano continuamente le regioni. Tra oro, lapislazzuli, cavalli, seta e spezie, ogni rotta commerciale tra Oriente e Occidente passa da qui. La Batriana diventa uno dei grandi crocevia economici del mondo antico. Ma il bello deve ancora arrivare, perché il regno greco-battriano non si limita a sopravvivere. Presto inizierà persino ad espandersi e guarderà verso una terra che nessun regno ellenistico aveva mai realmente conquistato. Stiamo parlando dell'India. Nel secondo secolo a.C. sale al potere uno dei più grandi sovrani della storia del regno, Demetrio I, e lui a prendere una decisione destinata a cambiare completamente il futuro della Battriana, guardare oltre l'Hindu Kush, verso il subcontinente indiano. Quando Alessandro Magno arrivò in India, dovette fermarsi davanti alla rivolta dei suoi soldati. I greco-battriani invece ci tornarono, e questa volta ci rimasero. L'esercito attraversa nuovamente le montagne, scende nelle fertili pianure dell'Indo, conquista numerose città, occupa vaste regioni dell'attuale Pakistan e dell'India nord-occidentale. Nasce così il regno indo-greco, una diretta estensione della civiltà ellenistica nel cuore dell'India. Qui convivono popolazioni greche, persiane, battriane e indiane. Le culture iniziano lentamente a fondersi, gli scambi diventano continui e le città prosperano. Questa non è soltanto una conquista militare, è uno degli incontri culturali più straordinari della storia. Per la prima volta il pensiero greco entra in contatto con le religioni e le filosofie dell'India e il risultato sarà incredibile. Il sovrano più famoso di questa nuova fase è Menandro I, conosciuto nelle fonti indiane come Milinda. Sotto il suo regno, il mondo greco e quello indiano raggiungono il massimo livello di integrazione. Secondo la tradizione buddista, Menandro dialoga con il monaco Nagasena in uno dei testi filosofici più celebri dell'antichità, il Milindapana, che ancora oggi viene studiato nel mondo buddista. È proprio in questi territori che nasce una delle fusioni artistiche più sorprendenti della storia, l'arte del Gandhara. Per la prima volta, il Buddha viene rappresentato con tratti ispirati alle sculture greche, capelli mossi, volto realistico, panneggi simili alle statue ellenistiche. L'eredità di Alessandro Magno arriva così fino al cuore dell'Asia. È qualcosa di straordinario. Alessandro non aveva mai conosciuto il buddismo, eppure, secoli dopo la sua morte, la cultura greca contribuirà persino a cambiarne il modo di rappresentarlo. Probabilmente, nessun regno successore riuscì a creare un ponte così stabile tra due culture completamente diverse. Nel secondo secolo a.C., il regno greco-battriano raggiunge il suo massimo splendore. La sua posizione geografica è unica. Chi controlla la Battriana controlla il punto d'incontro tra Oriente e Occidente. Le grandi carovane attraversano continuamente il regno, portano seta dalla Cina, spezie dall'India, pietre preziose dall'Asia centrale, metalli, vino e manufatti dal mondo ellenistico. La ricchezza della Battriana cresce senza sosta. Dobbiamo pensare alla Battriana come un'enorme porta commerciale. Chiunque volesse attraversare l'Asia doveva passare per di lì. Questo significava nuove tasse, nuovi mercati e nuovi scambi, ma soprattutto una circolazione continua di persone, idee e culture. Le città diventano sempre più cosmopolite. Mercanti greci trattano con commercianti persiani. Delegazioni indiane arrivano con elefanti e spezie. Popolazioni nomadi scendono dalle steppe. Ogni giorno lingue diverse risuonano nelle piazze. Il greco continua a essere la lingua dell'amministrazione, ma nelle strade convivono decine di culture differenti. Ai-Khanoum rappresenta perfettamente quel mondo. Vi sorgono teatri, templi, ginnasi, biblioteche e palazzi monumentali. Le iscrizioni sono in greco. La filosofia continua a essere insegnata. Le statue ricordano quelle di Atene. Ma tutto questo si trova nel cuore dell'Asia. È probabilmente il luogo più lontano dal Mediterraneo dove la civiltà greca riuscì davvero a mettere radici. Ed è incredibile pensare che mentre in Grecia iniziavano sempre di più a governare i Romani, qui, a migliaia di chilometri di distanza, la cultura ellenistica era al massimo del suo splendore. Anche le monete raccontano questa straordinaria ricchezza. I sovrani greco-battriani coniano alcune delle monete più raffinate dell'intero mondo antico. Tra ritratti realistici, iscrizioni perfette,
una qualità artistica che ancora oggi sorprende gli archeologi. Il regno sembra destinato a durare ancora molto a lungo, ma proprio mentre raggiunge il suo massimo splendore, all'orizzonte stanno arrivando nuovi nemici. A partire dalla metà del secondo secolo a.C., gli equilibri dell'Asia centrale cambiano rapidamente. Nuove popolazioni nomadi iniziano a muoversi verso sud. Sono spinte da migrazioni provenienti ancora più a est. Tra queste emergono gli Yuezhi, un popolo destinato a cambiare completamente la storia della regione. Come era già successo ai Seleucidi e sarebbe accaduto anche ai Parti, il pericolo non nasce soltanto dall'esterno. Anche all'interno il regno comincia lentamente a indebolirsi. Le lotte dinastiche diventano sempre più frequenti e questo rende ogni invasione ancora più pericolosa. Nel frattempo il regno si divide. Le province indiane seguono sempre più spesso sovrani autonomi. Nascono diversi regni indo-greci indipendenti. L'unità costruita nei decenni precedenti inizia lentamente a sgretolarsi. Le continue invasioni dei nomadi mettono a dura prova le difese. Gli eserciti greco-battriani combattono con coraggio, ma sono ormai troppo pochi e troppo divisi. Le città cadono una dopo l'altra. Anche Ai-Khanoum viene abbandonata. Quella che era stata una delle città ellenistiche più straordinarie del mondo viene progressivamente distrutta. Con la sua caduta si conclude uno dei capitoli più affascinanti della storia greca. La cosa sorprendente è che il regno greco-battriano scompare, ma la sua cultura continua a vivere. I regni indo-greci sopravvivranno per decenni. L'arte del Gandhara continuerà a svilupparsi e molti conquistatori erediteranno molte tradizioni ellenistiche. Verso il I secolo a.C., la Battriana è ormai passata sotto il controllo degli Yuezhi. Da questo popolo nascerà un nuovo grande impero, l'impero Kushan, un regno che raccoglierà l'eredità lasciata dai greci e la porterà ancora più lontano. Il regno greco-battriano è finito, ma la sua influenza continuerà a cambiare l'Asia per secoli. Il regno greco-battriano è scomparso. Le sue città sono state abbandonate. I suoi re sono entrati nella leggenda, ma la sua storia non finisce con la sua caduta. Se dovessimo giudicare questo regno soltanto dalla sua durata, potremmo pensare che sia stato uno dei tanti regni nati dopo Alessandro Magno. In realtà, la sua eredità è molto più grande di quanto si possa immaginare. Per secoli, la cultura greca continua a vivere nell'Asia centrale. L'arte del Gandhara raggiunge il suo massimo sviluppo. Per la prima volta nella storia, il Buddha viene rappresentato in forma umana. I suoi lineamenti ricordano le statue ellenistiche. I panneggi sembrano quasi delle sculture greche. Persino l'idea stessa di rappresentare il corpo umano cambia profondamente. È uno degli esempi più straordinari di incontro tra civiltà mai avvenuti nel mondo antico. Ed è proprio questo che rende il regno greco-battriano unico. Non tanto le sue conquiste militari, ma perché riuscì a creare ponti tra mondi che fino ad allora si erano quasi sempre ignorati. La Grecia, la Persia, l'India e l'Asia centrale. Anche dopo la caduta del regno, le grandi rotte commerciali continuano a funzionare. Mercanti, monaci buddisti, diplomatici e artigiani attraversano continuamente queste terre. Le idee viaggiano insieme alle merci. Ed è proprio lungo queste strade che molte conoscenze iniziano lentamente a diffondersi tra Oriente e Occidente. Perfino i nuovi sovrani conservano molte tradizioni introdotte dai greci. Continuano a coniare monete ispirate ai modelli ellenistici. Mantengono simboli, tecniche artistiche ed elementi architettonici. L'influenza della Battriana sopravvive molto più a lungo del suo stesso regno. È uno schema che abbiamo già visto. L'Egitto tolemaico, l'impero Seleucide, il regno dei Parti e ora la Battriana. I regni possono cadere, ma le loro idee continuano a vivere. Quando Alessandro Magno morì nel 323 a.C., nessuno poteva immaginare quale sarebbe stata l'eredità delle sue conquiste. Il suo impero si divise, i suoi generali iniziarono a combattersi, ma da quella frammentazione nacquero alcuni degli stati più straordinari della storia antica. La Battriana fu probabilmente il più lontano, il più isolato e forse il più sorprendente. Qui la cultura greca raggiunse il limite estremo del mondo conosciuto. Qui incontrò civiltà completamente diverse e qui contribuì a dare vita a un'eredità culturale che avrebbe attraversato i secoli. Un piccolo regno, capace di lasciare un'impronta enorme nella storia dell'umanità. Con il regno greco-battriano termina il viaggio verso l'estremo oriente iniziato da Alessandro Magno, ma la storia dei regni successori è tutt'altro che conclusa. Nel prossimo video torneremo nel cuore del mondo ellenistico.
per conoscere uno dei regni più raffinati e culturalmente brillanti dell'antichità, il regno di Pergamo. Una piccola potenza che grazie alla diplomazia, alla ricchezza e alla cultura riuscì a competere con imperi molto più grandi e che lasciò al mondo una delle biblioteche più straordinarie dell'antichità. Ed è proprio da qui che ripartiremo nel prossimo video di Polis.